Partiamo chiarendo cos'è una comunità alloggio per minori. Non ve ne do una definizione tecnica, ma da uno che ci ha vissuto per qualche anno, che sa come funziona, o almeno come funzionava negli anni 90, perché quello era il periodo. È una casa dove al posto dei tuoi genitori ci sono degli educatori che si dividono la bega a turno. Dico bega con cognizione di causa, nel senso che eravamo ragazzotti sbandati, scordinati e disorientati, quindi non era semplice avere a che fare con noi. Comunque è una casa e la vita al suo interno si svolge esattamente come in qualunque altra casa. Ci si sveglia a colazione, si va a scuola, si torna, si pranza, si fanno i compiti, si passa il pomeriggio a giocare in cortile, o almeno così accadeva negli anni 90. La comunità era in un contesto residenziale qualunque, e quindi uscivamo di casa e stavamo in mezzo al quartiere, non era un ambiente esclusivo. Poi chi aveva hobby o faceva sport ci andava. Poi tornava, cena, un po' di TV e a nanna. La vita era identica a quella di chiunque altro, solo che mamma e papà cambiavano tutti i giorni. E a volte avevamo due papà o due mamme, eravamo dei precursori in questo. Non era certo una famiglia tradizionale, ma io sono venuto su che è una bellezza. Anzi, io non ho mai avuto una famiglia tradizionale, né prima né dopo. Al massimo disfunzionale, quelle sporadiche volte che l'ho avuta. In una comunità alloggio per minori, negli anni 90, gli educatori erano di tutti i tipi, perché adesso so che ci sono delle restrizioni, linee guida sulle selezioni, insomma, ma all'epoca c'erano meno paletti e onestamente era evidente, perché certi educatori si distinguevano da noi poveri, giovani, disagiati e sfortunati solo per una questione anagrafica. C'erano di quegli elementi del punk a bestia, l'alcolista, quella con le manie di persecuzione, il campione mondiale di bestemmia variopinta, che era un bel purpurì di umanità. Poi c'erano anche quelli che sentivano il ruolo, che erano preparati, che erano nel posto giusto. E di base sono quelli che poi fanno tuttora quel mestiere o sono comunque rimasti nell'ambiente e non si sono messi a fare altro, tipo gli amministratori condominiali. Poi le eccezioni ci saranno sempre, io non so che fine abbiano fatto proprio tutti, ma per quel che ho potuto verificare, per quel che mi è stato detto, in linea di massima è andata così. In comunità, sempre negli anni 90, ora non lo so, le cose di casa le sbrigava una colf, una signora che veniva tutte le mattine, faceva le lavatrici, stirava, cucinava per pranzo, perché a cena cucinavano gli educatori. Però eravamo coinvolti anche noi, cioè, c'erano i turni per apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti, dovevamo tenere in ordine le stanze. Ad un certo punto hanno messo anche i turni per lavare i bagni, cioè, insomma non eravamo serviti e riveriti. Ecco, il tentativo di insegnarci a stare al mondo in un certo modo l'avevano imbastito. E poi ci davano la paghetta, in base all'età se non ricordo male. 10 anni 5.000 lire alla settimana, 12 anni 8.000 lire alla settimana e dai 14 in poi era tipo 10.000 lire o forse a 16 scattava il 12.000 lire. Boh. Comunque beh, tanto la mia paghetta la finivo seduta stante perché appena avevo i soldi in mano mi andavo a prendere un sacchetto di bottoni del prete dal panettiere. Avete presente le caramelle nere alla liquirizia di rosa? Quelle morbide. Un sacchetto da 3.000 lire era una roba da Guinness e a me durava tipo 10 minuti forse. Ne mettevo in bocca a manciate e poi passavo il resto del pomeriggio a staccarle dai denti e dal palato, che era poi un modo per gustarle ancora un po', perché dopo averle staccate dal dito le rimettevi in bocca, ciucciavi e veniva fuori ancora il gusto. Con gli altri ragazzi nella comunità alloggio facevamo una vita da fratelli e sorelle di base. In realtà eravamo come una piccola compagnia di amici, non per forza tutti solidali, cioè nel senso non è che fuori dalla comunità eravamo noi contro il mondo, anzi spesso il gruppo funzionava a convenienza. Però un pizzico di spirito di comunità, chiamiamolo così, c'era. Poi c'erano gli inciuci, i primi amori, ci sentivamo un po' come in un telefilm americano in stile Friends o Bayside School quando andavano all'università. C'era chi si detestava, chi aveva legato particolarmente, c'era un po' di tutto. Capitava di sostenersi o di mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda. Ognuno aveva la sua montagnetta di merda e di quando in quando ce la si tirava addosso. Sono pochissime le persone con cui sono rimasto in contatto, ma per vie traverse so che fine hanno fatto alcuni purtroppo, so che altri invece si sono costruiti qualcosa di importante da soli, come ho fatto io. Io ho sempre augurato a tutti il meglio possibile, abbiamo diviso le nostre montagnette di merda per un sacco di tempo e al di là di tutto, almeno per me, un minimo di affetto non può non esserci.
Quando sono stato in comunità ho vissuto anche il mio primo approccio alla disabilità, perché sono passati di lì un paio di ragazzi con disabilità. Con uno ho anche legato particolarmente, perché abbiamo vissuto insieme praticamente 2 anni, forse 3. Aveva un non meglio specificato ritardo cognitivo e così a memoria tratti somatici che oggi definirei riconducibili alla sindrome di Down, però sono parole che non valgono nulla, non lo so, non ho mai avuto la sua diagnosi e chi se ne frega. Lui era lui. Ci siamo scontrati 1 milione di volte perché ovviamente per me era semplicemente uno che stava in comunità con me e che a volte mi stava sul cazzo e altre ci andavo d'accordo. È capitato di insultarlo pesantemente con quei termini che adesso quando li sento mi sale il crimine, ma avevo 12-13 anni, nessun insegnamento alle spalle e avevo tanti di quei problemi anch'io che, vabbè. Ci siamo ritrovati poi anni dopo in un progetto del comune, quei progetti per l'inserimento lavorativo, facevamo gli spazzini. Avevamo come base un camper, guidato dal caposquadra che era un educatore, un operatore del comune, un ragazzo di origini albanesi se non ricordo male, e stavamo al Parco Ruffini tutte le mattine con queste pinze, quelle lunghe, a raccogliere l'immondizia. È stato bello ritrovarlo. L'ho risentito un paio d'anni fa. Vive con sua madre, lontanissimo da me perché ora io sto in Romagna. Ci siamo ritrovati grazie ai social, come succede spesso, ci siamo videochiamati, poi ognuno ha le sue vite, insomma, ci siamo persi di nuovo di vista, anche questo accade spesso. Con gli altri ragazzi della comunità i rapporti si sono persi praticamente con tutti, cioè finché stavo a Torino, più o meno fino ai 20 anni, capitava di incrociarsi per un motivo o per l'altro. Poi Torino ha questa cosa che è un grande paesone, alla fine ti ritrovi spesso con tutti. Poi sono andato via e niente. Non che pensassi di avere chissà che legami da salvare. L'unico con cui ho ancora rapporti stabili, che sento periodicamente, è quello che all'epoca per me era la figura più simile a un migliore amico. Ci siamo ritrovati anche con lui grazie ai social, anni dopo che me ne sono andato da Torino. Ci siamo rivisti con le famiglie, ci scriviamo. C'è una sorta di continuazione a distanza dell'amicizia. All'epoca mi mangiava in testa sotto tutti i punti di vista. Oggi no. È rimasto stupito anche lui da quanto dice, di quanto sia diventato stimolante il confronto con me. Passiamo le ore al telefono, io odio stare al telefono. È così. Ora fa il giornalista, è un tipo in gamba. Lui però non era un interno, era un esterno, un vicino di casa, anche lui con una famiglia sui generis, e veniva in comunità a fare i compiti fondamentalmente. Questi sono gli esterni. Ne abbiamo fatte 1001 insieme, dai furti con destrezza, furti di penne, nelle cartolerie di Corso Palermo, a quelli della smemoranda alla standa con l'ausilio del bomber. Abbiamo fatto anche i chierichetti perché la parrocchia stava organizzando la gita a Gardaland e noi ci siamo uniti in maniera del tutto disinteressata. Spoiler, non siamo durati fino alla gita a Gardaland. Con la comunità alloggio siamo andati anche in ferie diverse volte. Una memorabile è stata la vacanza d'Arma di Taggia. Un giorno io, un altro ragazzo e un educatore di origine marocchina, lo specifico perché ha senso ai fini del racconto, siamo usciti prima di tutti per andare in spiaggia e ci hanno fermati i carabinieri. Lui aveva anche in mano la Moretti da 66, l'educatore, e qui torniamo a quando vi dicevo che le selezioni degli anni 90 non erano esattamente, vabbè. Avevamo lasciato tutti i documenti a casa. E i carabinieri sembravano ignorare cosa fosse una comunità alloggio, non lo sapevano a quanto pare. E quindi di base per loro il nostro educatore era un extracomunitario con 2 minori al seguito, cioè, poco più poco meno. Eravamo davanti a un tabaccaio, uno dei carabinieri aveva il mitra, non puntato su di noi ovviamente, ma ce l'aveva, e l'altro trattava l'educatore come se fosse uno che cercava di prenderlo per il culo. Sì, comunità, cos'è una comunità? Dai, tira fuori i documenti, so io che comunità siete voi, dai, chi sono loro? Ti rendi conto che sono minori? Cioè proprio bastonatissimo. Per fortuna il tabaccaio ci ha fatto fare una telefonata, o forse c'erano già i primi cellulari, non mi ricordo onestamente, vabbè, comunque l'educatore ha chiamato la collega che è arrivata con i documenti di tutti a salvare la situazione. Un altro aneddoto degno di nota delle ferie con la comunità alloggio: avevo 17 anni, credo, Arma di Taggia, sempre meta quasi fissa. Una sera io ho bevuto 3 Ceres, me le hanno fatte bere, tornando al discorso della selezione di alto livello che facevano per gli educatori negli anni 90, e mi sono ubriacato perso. Quindi la notte uno degli educatori, visto che io non dormivo, facevo casino, erano tipo le 3 di notte, mi propone di fare una passeggiata. Usciamo
E ad un certo punto io stavo cantando, insomma facevo il fenomeno, anche un po' apposta, era un ragazzino, e incrociamo i carabinieri. Ora, lui aveva i dreadlock lunghi, era tipo un punk a bestia, no? Aveva lasciato anche lui i documenti a casa, come il collega la volta prima, e mi fa: Fra, smettila che ci sono i carabinieri, io ho i dread, sono senza documenti e tu sei un minore ubriaco, mi fai arrestare. Io mi sono ricomposto e non ci hanno fermato per fortuna. Abbiamo camminato 2 ore e mezza nella notte, abbiamo parlato di un sacco di roba, è stato un bel momento, anche perché io avevo 17 anni ma lui 22 tipo, c'è stata una nottata tra amici e siamo arrivati a Sanremo a piedi, colazione al bar, telefonata a casa per dire che eravamo vivi, treno, apriamo la porta dello scompartimento, all'epoca se ne trovavano molti di più anche sui regionali, e troviamo un tizio con una prostituta che insomma stava concludendo la nottata a pagamento, diciamo. Sicurissimi fosse una prostituta perché l'avevamo vista smontare il turno mentre raggiungevamo il bar per fare colazione. L'educatore si mette davanti, chiede scusa, chiude, scoppiamo a ridere, ridendo cambiamo vagone. Ovviamente una volta riuniti con gli altri mi sono autoproclamato eroe della giornata e ci siamo fatti 4 risate raccontando tutto. La comunità io non l'ho vissuta male, anzi a me piaceva. Certo, ricordo la sensazione di star vivendo qualcosa che non avrebbe dovuto essere la regola, però io ci stavo bene. La famiglia classica non l'ho mai avuta. Quando l'ho avuta era meglio quando non ce l'avevo, quindi... E nonostante di quando in quando comunque mi sia mancata in qualche modo, in realtà stavo bene in comunità. Ci sono stato dai 12 ai 18 anni in 2 comunità diverse. Il weekend andavo a casa da mia nonna e ogni tanto mio padre veniva da Milano. Io stavo a Torino, come ho detto, e passavamo la giornata insieme. Speravo sempre venisse da solo perché la sua compagna era meglio perderla che trovarla. E quando stavamo io e lui, per me era la giornata migliore del mondo. Mia madre la vedevo molto più di rado perché stava in strada, aveva i suoi problemi con la droga, non era esattamente reperibile. Nonostante il 90% degli educatori fossero inadeguati e casi umani più di noi che stavamo in comunità, come già detto e argomentato, io sono stato bene. Ricordo tutto e tutti con affetto, con rabbia, con un po' tutte le emozioni, come è normale che sia nella vita. Le cose che fai ti procurano delle emozioni e te le porti dietro. È stata un'esperienza, la mia esperienza. E onestamente, ora che tanto sono dove sono e come sono, non la cambierei. Mi sta bene quello che ho vissuto. Mi ha dato qualcosa che altri non hanno avuto, oltre a togliermi qualcosa che altri invece hanno avuto, ovviamente, chiaro. Ma io con me sto bene.